ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi entriamo in quel momento sacro in cui siamo chiamati a morire a ciò che crediamo di essere. Perché quello che crediamo di essere ci limita, obbligandoci a rimanere in una condizione non naturale, non vera, non autentica. E che cosa accade? Questo limita la nostra capacità di creare in armonia con gli spiriti e con la natura. Quello che stiamo per fare adesso è un rito di iniziazione, è un passaggio antico quanto l'umanità è, attraversato da sciamani, yogini, mistici e iniziati di ogni tempo. Oggi insieme entriamo nella contemplazione dello scheletro, un varco, una soglia, una porta tra i mondi. Ci faremo accompagnare dall'arcano della morte, che ci aiuta a sentire la simbologia vera di cosa significa una morte iniziatica. Morire a ciò che conosciamo di noi, che ci limita, che ci abbaglia, che ci manipola, che ci mistifica. Allora, attraverso questa pratica permetteremo al mito sociale dell'identità di dissolversi. Quel mito fatto di ruoli, quel mito fatto di aspettative, fatto di nomi, di storie, cioè tutto ciò che ci ha insegnato a definirci come individui separati, fragili e limitati. E allora lasceremo che cada, e mentre cade attiveremo il mito naturale, il mito originario, il mito della morte e della rinascita, il mito dell'anima che si spoglia di ogni forma per ricordare la propria eternità. E allora in questa pratica torniamo a ciò che resta, a ciò che è essenziale, quando tutto il resto se ne va. Le ossa, che simbolicamente sono la nostra essenza, ciò che sostiene il grande viaggio sulla terra. Lo scheletro è il nostro tempio primordiale, è la verità che non può più essere tolta, è la struttura eterna su cui lo spirito costruisce, rigenera e ricostruisce la vita. Allora questa è una pratica iniziatica potentissima, fatta dagli sciamani di ogni tempo, perché quando contempli il tuo scheletro stai guardando oltre te stessa, oltre te stesso, oltre il tempo, oltre la biografia, oltre le ferite, oltre la storia. Stai guardando la tua essenza immutabile. In quello spazio, in quella nudità sacra, accade l'incontro. L'incontro con il tuo amante invisibile, l'incontro con il tuo spirito guida, l'incontro con la forza che ti ha chiamato qui in questa vita con una missione precisa. Quindi questa pratica serve a questo, a distruggere il mito sociale dell'identità, cioè tutto ciò che crediamo di essere, tutto ciò che crediamo di sapere, per attivare il mito naturale. Il mito naturale è l'assoluto. Tu sei infinito, tu sei anima, tu sei infinite possibilità. È il mito naturale della morte e della rinascita. Ti riconnetterai alla tua missione animica. Questo è un atto di coraggio, è un atto di amore, è un atto di verità. E mentre attraverserai questa esperienza, ricorda che non stai perdendo te stessa o te stesso. Stai lasciando andare ciò che non sei e non sei mai stata, non sei mai stato, per poter finalmente diventare ciò che sei sempre stato. E quindi si tratta di una pratica da ripetere più volte, fin quando avrai la sensazione che questa pratica sia in grado di darti qualcosa, dedicati ad essa. Nello yoga sciamanico noi riusciamo a realizzare tutti i nostri più grandi obiettivi, perché lo facciamo per amore del fare. Come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. E la mente razionale
per la mente razionale questa è una contraddizione in termini, perché la mente fa sempre qualcosa per avere quell'obiettivo, cerca di controllare quell'obiettivo. Allora perché lo devi fare? Perché devi fare qualcosa? Per amore. Per amore del darsi, per amore del fare, per amore della pratica in sé, del darsi a quello. Allora quando lo fai per amore, per fede, la fede ripaga sempre. E con lo yoga sciamanico, impeccabilmente, infallibilmente, inesorabilmente, tu raggiungerai tutti i tuoi obiettivi. Ragazze mie e ragazzi, vi chiedo di indossare la vostra cappa magica che rappresenta l'abbraccio del vostro amante invisibile e iniziamo a praticare. Facciamo il basculamento, inaliamo dal naso in 2 fasi successive ed esaliamo dalla bocca, iniziando a indurre un leggero stato di trance. Basculiamo. Fate ruotare bene la schiena. Lo stato ampliato di coscienza, lo stato di trance, lo stato d'estasi, perché l'uomo può raggiungere la vera conoscenza soltanto all'interno di uno stato d'estasi. E questo accomuna a tutte le tradizioni dei popoli. Continuate a basculare, io vi accompagno con il suono del mio tamburo. Adesso mettiamo le mani nel Lotus Mudra, il mudra del loto, e mettiamo all'interno del loto la nostra credenza più limitante, una nostra paura, un modo di pensare, un modo di essere. Potete anche metterci il vostro nome e cognome, che rappresenta la vostra identità. Qualsiasi cosa voi vogliate offrire allo spirito in cambio della realizzazione del vostro obiettivo. Allora mettete questa credenza, un pensiero, qualsiasi cosa che voi crediate possiate offrire allo spirito e lo offrite con un'inalazione allo spirito. Con un'esalazione scendi giù. Metti le mani giunte in preghiera davanti al torace, chiudi gli occhi e immagina la tua foresta immaginale, il luogo psichico, la foresta liminale, quella soglia liminale dove tutto è possibile. Immagina questa grandiosa radura fatta di animali fantastici, laghi, ruscelli, meravigliosa. Ci inchiniamo e chiediamo il permesso di entrare, facendo un passo avanti. E quando siamo adesso nella foresta immaginale, ci muoviamo come cavalli, con questa variante, sempre inalando dal naso in 2 fasi successive ed esalando dalla bocca. Tocchiamo con il palmo della mano il tallone del piede corrispondente.
siamo arrivati sotto il nostro albero migliore amico. Adesso ci mettiamo nella posizione meditativa a gambe incrociate, schiena dritta, una postura che esprimi regalità e nobiltà, posizione del loto o a gambe incrociate. Mettiamo le mani, la destra sopra la sinistra, le punte dei pollici che si toccano. Respiriamo spontaneamente. La nostra identità ci limita. Quello che crediamo di essere ci limita. La nostra anima giunge sulla terra per realizzare il grande obiettivo, che è quello dell'amore, ritrovare amore, proprio come nel mito di Amore e Psiche. Allora le nostre azioni devono essere funzionali all'amore per l'azione, non al controllo sugli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei. Anche perché se cerchi di controllarli, gli eventi ti asfaltano, proprio perché sono degli dei. Allora con la contemplazione di oggi noi ritorneremo all'essenza, l'essenza vera per la quale siamo chiamati a realizzarci. Come diceva Adler, l'anima ha una grande aspirazione ad emergere e l'anima può emergere liberandosi dai limiti della sua stessa identità. Allora oggi affronteremo la contemplazione dello scheletro, comune alle più grandi tradizioni esoteriche di tutti i tempi, che ci permetterà di avere vigore, forza, visione per realizzare il grande obiettivo dell'anima. Samasati, Samasati, Samasati. Ricorda chi sei. Samasati, Samasati, Samasati. Ricorda chi sei. Ricorda che sei un risvegliato. Ricorda che sei un Buddha. Samasati, Samasati, Samasati. Prendiamo un'inalazione, una profonda inalazione, sciogliamo la posizione e ci mettiamo nella posizione della Shavasana, detta anche posizione del cadavere, con i palmi rivolti verso l'alto, il mento vicino al torace, non lasciare che la testa vada indietro, i piedi leggermente cascanti verso l'esterno, braccia lungo i fianchi, leggermente aperte. E adesso la mia voce ti guiderà in questo rito di iniziazione. Adesso sei sdraiata o sdraiato sulla schiena, nella posizione della Shavasana, con le braccia lungo i fianchi, con l'incavo delle mani rivolte verso l'alto, le gambe leggermente divaricate e i piedi naturalmente cascanti verso l'esterno. Tieni la testa verso il torace, le labbra e gli occhi chiusi. Ora mantieni il tuo corpo immobile. Rilassati. Osserva il tuo corpo e il tuo viso, una parte dopo l'altra,
e se avverti qualche tensione, rilassala. Metti l'attenzione sulla testa, sul cranio, rilassalo. Ora sugli occhi, sulla fronte, rilassala. Sugli zigomi, le orecchie, rilassali. Sul collo, rilassalo. Sulle spalle, rilassale. Le braccia, le mani, rilassale. Il torace, l'addome, rilassali. Ora porta l'attenzione alle tue gambe, rilassale. I tuoi piedi, rilassali. Ora porta l'attenzione ai tuoi organi interni. Visualizzali rapidamente. Il cervello, la tiroide, il tuo cuore, i polmoni, lo stomaco, il fegato, i tuoi reni, il tuo intestino, la vescica, gli organi genitali. Rilassali. Rilassa i tuoi organi interni. Concentrati sull'immobilità del tuo corpo. Osserva come più ti concentri sulla sensazione di immobilità del corpo, più questa sensazione aumenta. Il tuo corpo si fa sempre più immobile. Adesso immagina di essere morto. Sei morto e la tua coscienza si è distaccata dal tuo corpo. Osserva senza identificazione, senza attaccamento, il processo della morte che porta alla dissoluzione di tutti i tuoi organi. Permettiti di vedere tutti i tuoi organi che, uno dopo l'altro, si dissolvono. Il tuo cervello, la tiroide, il tuo cuore, i polmoni, lo stomaco, il fegato, i reni, l'intestino, la vescica, gli organi genitali. Si dissolvono uno dopo l'altro. I tuoi organi interni si dissolvono, mettendo a nudo il tuo scheletro. Adesso vedi solo il tuo scheletro. Mettiti nella contemplazione del tuo scheletro. Osserva le tue ossa. Osserva attentamente un osso dopo l'altro. Tutto il tuo scheletro. Non avere fretta. Osservare con l'occhio interiore non significa necessariamente vedere come vedi con gli occhi esteriori.
puoi semplicemente avere l'impressione di. Vedere in questo caso significa avere l'impressione di. Allora abbi l'impressione di osservare tutto il tuo scheletro, osso dopo osso. Il tuo destino e la tua possibilità di risurrezione spirituale, di rinnovamento, di trasformazione sono nel tuo scheletro. Lascia andare ogni pensiero e resta semplicemente con le tue emozioni e le tue sensazioni. Rimani così.
Adesso immagina una luce splendente, una luce dirompente, provenire dalle profondità del cosmo e colpire il tuo scheletro. La luce si muove vorticosamente a spirale intorno alle tue ossa. Questa luce è Shakti, la madre dei mondi, la forza creatrice dell'universo. Lascia che il potere della luce splendente a poco ricrei degli organi totalmente nuovi. Un nuovo cervello, nuova tiroide, un nuovo cuore, nuovi polmoni, nuovo stomaco, nuovo fegato, nuovi reni, nuovi intestini, nuova vescica, nuovi organi genitali. Lascia che Shakti, la madre dei mondi, crei degli organi totalmente nuovi. Adesso fai attenzione perché questi organi sono organi completamente nuovi. Tutte le tensioni, i blocchi, le paure, i sensi di colpa, le rigidità e tutti i limiti registrati nei tuoi vecchi organi non sono più presenti in questi nuovi organi. Ora osserva il tuo nuovo essere con i nuovi organi, contemplalo, splendente. Il tuo nuovo essere adesso è splendente, con i nuovi organi. Pronuncia dopo di me il mantra Bhagavato. Metti il mantra nella fronte, scrivilo sulla fronte a caratteri d'oro. B, H, A, G, A, V, A, T, O, Bhagavato. Ripeti con me. Bhagavato. 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 Continua a pronunciare il mantra dentro la tua mente. Bhagavato. Bhagavato significa riconoscere il divino come qualcosa che è dentro di noi e che riconosciamo grazie al processo del risveglio. Bhagavato, riconosco il divino che è in me, che è ovunque, negli altri e in ogni cosa. Bhagavato. Continua a contemplare il tuo nuovo essere splendente. Ora non sei più vittima degli eventi. Ogni persona che incontrerai, ogni luogo che visiterai, ogni evento che vivrai genererà in te ispirazione e forza. Ripetere il mantra significa ricordare a te stesso un potere. Ripetendo Bhagavato, attiverai ogni volta il potere di lasciarti ispirare dall'altro e dagli eventi nella realizzazione del tuo nuovo essere risvegliato. Ora assisti alla tua rinascita spirituale come un testimone privo di attaccamenti e di ogni forma di identificazione.
Il tuo processo di rinascita spirituale si è completato. Osserva tutto il tuo nuovo essere fisico nel suo insieme. Sentiti contenuto nel tuo corpo come dentro ad un involucro sicuro, forte. Sentiti perfettamente a tuo agio dentro al tuo nuovo corpo e intuisci le infinite possibilità di autoespressione che grazie al tuo nuovo corpo ti si aprono per il futuro. Ora piano piano ti riprendi, muovi lentamente le mani, poi i piedi, facendo piccoli movimenti. E poi stirati bene tutto il corpo, come se ti fossi svegliato da un sonno rigeneratore. Ora conserva nel cuore la sensazione di una nuova vita che ti si apre davanti. Ragazze mie e ragazzi, com'è andata? Abbiamo fatto una grande pratica oggi, da ripetere tutte le volte in cui sentirai che questa pratica ti dà qualcosa. E adesso portiamo le mani giunte. Scegliamo di dedicare i meriti sprigionati dalla nostra pratica a qualcosa o qualcuno. Ai tuoi avi, ai tuoi antenati, a una persona in difficoltà, affinché possa avere visione, gioia e prosperità. Scegli a chi dedicare i meriti spirituali sprigionati dalla tua pratica. Poi ci inchiniamo davanti alla nostra foresta immaginale, ringraziandola di averci ospitato con la consapevolezza di poterla ritrovare in qualsiasi momento. E anche noi, ragazze mie e ragazzi, ci salutiamo. Vi auguro momenti di gioia esilarante e di visioni straordinarie. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!